いくつかの秘密は埋もれたままであるべきだ。Cosa succederebbe se scoprissi che tutta la tua vita familiare è costruita su una bugia? In Asura, la nuova serie di Rukatsu Koreda, una singola fotografia nascosta in un cassetto sta per far crollare 40 anni di certezza. Ma questa non è la solita storia di tradimenti familiari che vi aspettate. Ciao a tutti, benvenuti e bentornati nella nuova puntata di Giappone nel mondo su Plot Twist. Oggi vi parlo di qualcosa che mi ha profondamente toccato, perché Asura è riuscito nell'impossibile, raccontare una storia universale attraverso dettagli microscopicamente giapponesi. Un piccolo avviso, questo video sarà una vera e propria immersione nell'opera di Koreda, quindi preparatevi a scoprire dettagli che potrebbero cambiarvi la prospettiva non solo di questa serie, ma di un po' tutto il cinema giapponese. Prima di tutto facciamo un salto indietro nel tempo. Siamo nel Giappone degli anni 70. Immaginate un paese in piena trasformazione. Da una parte la tradizione millenaria e dall'altra la modernità avanza come un treno ad alta velocità. È come se stessimo guardando due mondi che collidono, creando scintille ovunque. E sapete qual è una delle cose più incredibili? Koreda non si limita a utilizzare questo periodo come un semplice sfondo. No, lo trasforma in un personaggio vivente che respira attraverso ogni fotogramma, dalla composizione cromatica dell'immagine alla tazza dove i nostri protagonisti sorseggiano il loro tè. Ora, immaginatevi una tipica famiglia degli anni 70, padre, madre e 4 figlie, come in quella vecchia foto in bianco e nero che magari trovate nel comodino di vostra nonna. Tutto perfetto, tutto a posto. Ma cosa succede quando andate a grattar via quella patina di perfezione? Viene fuori il caos, ma non un caos qualunque, il caos di un'Asura, quelle antiche divinità buddiste eternamente in lotta con se stesse. È proprio qui che la storia prende il volo. Takiko, una delle 4 figlie, scopre il tradimento del padre. E non aspettatevi il solito melodramma, no. La narrazione qui è costruita come un puzzle, dove ogni pezzo svela un frammento di questa famiglia. E più la storia si sviluppa, più il quadro si fa estremamente complesso. Vi vedo già pensare, oh che pizza il solito dramma familiare. E invece no. Quello che Koreda qui è qualcosa di completamente diverso. Al centro di questo universo familiare ci sono Fuji e Kotaro, che vi lasceranno completamente senza fiato. A prima vista sembrano usciti direttamente da una cartolina tradizionale del Giappone degli anni 70. Lui è il tipico salaryman, con la cravatta sempre in ordine e la valigia in pelle. Lei, la moglie devota che gestisce la casa con precisione come un orologio svizzero. Ma è qui che Koreda fa la sua magia. Invece di darci il solito stereotipo del padre padrone giapponese, sapete, quello che vediamo in altri 8000 drama provenienti dal sollevante. Invece lui ci regala un Kotaro schivo, conscio del suo ruolo e pienamente consapevole di dove la sua vita l'ha portato. E Fuji? Ci troviamo davanti a una donna che contiene universi. Il modo in cui gestisce il tradimento del marito è come guardare la cerimonia del tè, dove ogni gesto apparentemente controllato nasconde un terremoto emotivo. La vera genialità sta nel modo in cui Koreda costruisce le dinamiche tra di loro. Non è il solito schema bianco e nero, vittima carnefice che ci aspettiamo. È più guardare una partita a Go, dove ogni mossa ha ripercussioni e si estende su tutto il tabellone. Il loro matrimonio diventa una lente attraverso cui vedere l'evoluzione stessa della società giapponese. Il conflitto tra desiderio e dovere, tra apparenza e realtà, tra quello che siamo e quello che gli altri pensano che siamo. Ed è proprio da questo complesso intreccio di tensioni e contraddizioni che emergono le 4 sorelle, ognuna portatrice di una diversa risposta alla crisi familiare. Partiamo da Tsunako, interpretata straordinariamente da Rie Miyazawa. Come arrangiatrice floreale in un ristorante, Tsunako è letteralmente l'incarnazione dell'arte dell'ikebana, l'arte di trovare la bellezza nell'imperfezione. Ma Tsunako non è per nulla la sorella perfetta che tutti pensano. La sua vedovanza ha raggiunto strati di complessità al personaggio che emergono come bolle in uno stagno apparentemente calmo. Però
relazioni nascoste ed eros incontrollabile contrastano indissolubilmente con la sua immagine tradizionale fatta di eleganti kimono. Contrapposto a lei c'è la seconda figlia, Makiko, portata in scena magistralmente da Machiko Ono. Makiko è un fiume che scorre impetuoso, è quella sorella che in ogni famiglia ha fatto tutto, si è sposata con un bell'uomo, ha 2 figli adolescenti, fa quadrare i conti ed è convinta che se una cosa non la vedi, non esiste. Ma è quando Tsunako e Makiko sono insieme che la serie raggiunge l'apice drammatico. Sono come lo yin e lo yang, tradizione e modernità, calma e tempesta, e fa muovere in questa danza perpetua dove nessuna delle due ha completamente ragione o completamente torto. È come guardare il Giappone stesso che cerca di bilanciare un po' il passato e un po' il futuro. Nel loro conflitto, Tsunako e Makiko finiscono per essere le uniche che veramente capiscono quanto sia complessa la situazione familiare. È come se lo scontro continuo fosse in realtà una forma profonda di comprensione reciproca. Poi abbiamo Takiko, interpretata invece da Yue Yoi. È lei che scopre il tradimento del padre ed è questa scoperta che fa detonare l'intera narrazione. Attenzione, perché Koreda qui ancora una volta fa una cosa di inaspettato. Invece di trasformarla nella classica figlia arrabbiata, la rende una specie di detective emotivo per lo spettatore. Takiko è la sorella rigida che non vuole accettare ciò che per i suoi valori è sbagliato. Koreda però ammicca al fatto che forse, essendo così rigida, non ha a sua volta avuto relazioni per la sua età, tant'è che piano piano vedremo dei cambiamenti in lei nel corso della storia. E infine c'è Sakiko, interpretata straordinariamente da Suzu Hirose, è la sorella rivoluzionaria e chiassosa, è la più giovane ma non fatevi ingannare. Quella sfrontatezza particolare che a volte solo i più giovani possono avere, è come se fosse nata nel momento perfetto per fare da ponte tra il Giappone degli anni 70 e il decennio che sta per arrivare. Il modo in cui Sakiko gestisce la crisi familiare è completamente diverso da quello di Takiko. Mentre la sorella maggiore scava nel passato, Sakiko guarda al futuro. Così, attraverso queste 4 sorelle, Koreda dipinge un affresco familiare che è molto più di una semplice storia di tradimenti. È come se ognuna di loro fosse uno specchio attraverso il quale si riflettono le diverse sfaccettature dell'anima giapponese, creando insieme un caleidoscopio di emozioni e varietà che continua a girare, a trasformarsi episodio dopo episodio. Ricordate quando, durante la live dedicata al primo episodio, ero consapevole che Asura avesse un look simil pellicola, ma avevo detto che Netflix non avrebbe probabilmente mai girato una serie in stile analogico. Beh, non solo mi sbagliavo, ma ho scoperto che era più interessante di quello che pensassi. Dopo ore di ricerca, posso finalmente confermarvi che Koreda ha fatto qualcosa di leggermente folle. La serie è stata girata principalmente con un Harrycam LT, una vera e propria bestia dell'analogico, equipaggiata spesso con lenti Zeiss Prime. Lo so che sono fattori tecnici, però è come se volessi correre in Formula 1 con una Ferrari d'epoca e però vincessi il campionato. Una ricca e organica pellicola Kodak Vision 3500T è stata utilizzata in Super 35 mm e grazie alla sua sensibilità ha permesso a Koreda di poter girare luci morbide e calde in quegli interni che spesso ci hanno affascinato. Come avevo erroneamente pensato, non poteva essere stata utilizzata una Fujifilm perché Kodak è l'unica produttrice di pellicole cinematografiche attualmente in vita. Ovviamente non è stata utilizzata solo esclusivamente la pellicola, ma ci sono anche delle scene girate in digitale. Soprattutto, a parer mio, quelle con una scarsa illuminazione. Ci sono delle scene girate nelle stanze buie di notte, sul tatami, e lì inesorabilmente la pellicola avrebbe fallito. Devo ammetterlo, quando durante la live dicevo che era folle pensare a questa produzione in pellicola nel 2025, non avevo fatto i conti con il coraggio visionario di Koreda. Questo mix analogico e digitale non è solo una scelta tecnica, è una dichiarazione di amore al cinema nella sua forma più pura. È come se stesse dicendo: il futuro della narrazione visiva non deve per forza dimenticare la magia del passato. Continuiamo poi parlando dell'illuminazione. Koreda, invece di usare tantissime luci artificiali, lavora quasi esclusivamente con luce naturale o qualche lampada tradizionale. Il risultato? Scene che sembrano dipinti di Vermeer, ma con un twist alla giapponese. Passando invece al ritmo narrativo dell'opera,
In un'epoca dove le serie TV e i film sembrano montate con il frullatore, Koreeda ha il coraggio di rallentare. Ci sono delle scene di silenzio così potenti che vi troverete a trattenere il respiro senza rendervene conto. E tutto questo ovviamente non è casuale. Ogni inquadratura, ogni movimento di macchina, ogni scelta di montaggio è calibrata con precisione matematica per creare quello che si chiama effetto valanga. Partire da piccoli dettagli apparentemente insignificanti che poi, episodio dopo episodio, si accumula fino a travolgervi completamente nel finale. Sapete quando guardate un film di Christopher Nolan e il montaggio vi fa sentire come se il vostro cervello stesse facendo parkour? Ecco, dimenticate tutto questo. Koreeda fa l'esatto opposto. Il risultato? Semplicemente ipnotico. È come se avesse preso il manuale del tipico montatore moderno e l'avesse riscritto completamente. Fu un affare di famiglia, Palma d'Oro, e fece conoscere Koreeda al mondo intero. Se lo confrontiamo con Asura, è come guardare due fratelli che si somigliano ma hanno personalità completamente diverse. In entrambi troviamo il suo modo unico di esplorare i legami familiari. Ma c'è una differenza cruciale. In Affari di famiglia la telecamera è come un ospite indiscreto che osserva da lontano. In Asura diventa quasi uno dei membri della famiglia. Il vero DNA di Asura probabilmente lo troviamo in Like Father, Like Son, e qui Koreeda ha iniziato a sperimentare un po' con i silenzi eloquenti e quei momenti in cui nessuno parla ma le emozioni sono così dense che si potrebbero tagliare con un coltello. Guardate, quello che Koreeda ha fatto con Asura non è solo creare una serie TV. Ha dimostrato che si può essere popolari senza sacrificare la qualità, che si può essere profondi senza essere noiosi, che si può essere commerciali senza vendere l'anima al diavolo. Sapete qual è una cosa più importante che mi ha lasciato Asura? È che le storie che contano davvero sono quelle che parlano dirette alle persone. Non servono effetti speciali mastodontici o colpi di scena incredibili. A volte basta il coraggio di guardare in faccia la verità delle relazioni umane, con tutte le loro imperfezioni, ma anche con tutte le loro bellezze. E ora tocca a voi. Se questo viaggio vi ha emozionato almeno la metà di quello che mi ha emozionato a me, andatevi a vedere la serie, ma fatelo in modo diverso dal solito. Prendetevi il tempo di assaporare ogni inquadratura, di leggere tra le righe dei silenzi e poi tornate qui e ditemi quali delle 4 sorelle vi ha fatto di più vibrare il cuore. Siamo arrivati alla fine. Se questo video vi è piaciuto, per favore fatecelo sapere con un'iscrizione al canale, perché stiamo preparando molti altri contenuti simili. Vorremmo toccare i più grandi classici del cinema di Ozu fino all'ultimo degli horror giapponesi. Se siete appassionati del cinema e del sollevante, date un'occhiata alla nostra playlist sul cinema oppure magari alla nostra ultima review. Da Luca Valletta è tutto e ricordatevi che a volte per vedere il futuro bisogna guardare il passato attraverso una lente 35 mm.